Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Prima di iniziare con il video, poi mi dimentico, lo so già perché poi mi dimentico, vedete questo collegamento qui, prendete nota del collegamento, a fine video andate a farci un giro. Ho riassunto tutto quanto all'interno di quel collegamento, quindi da lì si parte per poter diventare super iscritti del mio canale, ricevere cartoline digitali da parte mia e micro risposte via email sempre da parte mia. Quindi andate a farci un giro che secondo me ci trovate tante cose interessantissime. Ah, e poi tra l'altro vi lascio anche il collegamento qui sotto nella descrizione del video, così fate prima per trovarlo. Bene, adesso andiamo al nostro argomento. Parliamo di un contributo che arriva fino a 5.000 euro o 3.500 euro, più dopo vediamo anche quando arriveranno le ulteriori ricariche della carta acquisti. Quindi a partire dal 27 di maggio, quindi da qualche giorno, è iniziata l'ultima fase per ricevere un contributo di solidarietà una tantum fino a 5.000 euro per le famiglie siciliane che si trovano in grave disagio economico e sociale. Però mi raccomando, dovete segnarvi una data importantissima in calendario e comunque se conoscete anche qualcuno che può averne diritto, mi raccomando, avvisate anche quella persona della scadenza. Prendetevi nota perché la scadenza per caricare l'attestazione richiesta è stata prorogata al 27 di giugno alle ore 12. Quindi c'è tempo fino a mezzogiorno del 27 di giugno per caricare l'attestazione. Questo contributo di cui stiamo parlando è stato previsto da una legge regionale, ok? Che fa parte di un piano che è stato messo in campo a partire da febbraio di quest'anno e solo purtroppo 7.932 famiglie sono già incluse all'interno di questa graduatoria definitiva che è stata pubblicata il 19 di maggio e rientrano appunto nei primi 30 milioni di euro che sono stati stanziati. Ovviamente l'importo che si riceve varia in base all'ISEE, comunque sempre tutto parte dall'ISEE, dalla composizione del nucleo familiare, se ci sono figli minori e ovviamente chi si trova in condizioni, non ovviamente, comunque chi si trova in condizioni di vulnerabilità. Per ricevere questo contributo o il bonifico, cioè il bonifico in pratica, è obbligatorio accedere alla piattaforma, che poi non è una piattaforma ma è un sito internet, no? Normalissimo, un sito internet, ovviamente utilizzando le proprie credenziali, tipo lo SPID, la CNS, Cic Spic Span, le solite cose che già conosciamo, e caricare l'attestazione rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza, che certifica la possibilità di impiego in attività socialmente utili. Poi il governo regionale sta cercando dei nuovi fondi, quindi dei nuovi soldi, sta cercando dei nuovi fondi, dei nuovi contributi per poter estendere la possibilità di ricevere questo contributo fino a 3.500 euro anche a tutte quelle persone, tutti quei soggetti che sono stati esclusi o per sorteggio o perché non soddisfavano i criteri subito in quel momento. Quindi, oppure per tutti coloro che sono stati che non si sono classificati o che si sono classificati dopo la posizione 7.932, no? Che vi dicevo prima. Quindi si stima che circa 1,2 milioni di euro saranno necessari per questa nuova estensione. Come sempre tutte le informazioni
e gli aggiornamenti di cui avete bisogno sono disponibili sul sito internet che si chiama IRFIS, www.irfis.it, se non erro. Comunque IRFIS, andate su internet e lo cercate. Tutte le informazioni sono all'interno di quel sito internet, però mi raccomando, non fatevi scadere questa data che vi ho detto. Ovviamente per poter ricevere questo contributo ci sono dei criteri, cioè non è che tutti, no? Quindi secondo la legge regionale i criteri principali sono questi. Ovviamente residenza in Sicilia, quindi non so, non è che chi dalla Liguria, dalla Val d'Aosta, dal Trentino può accedere al contributo, ovviamente, no? Poi abbiamo il discorso ISEE, e da lì si parte. Poi abbiamo ovviamente l'assenza di misure di prevenzione o di condanne. Quindi questa è un'altra cosa molto importante. L'importo del contributo, che come abbiamo detto fino a un massimo di 5.000 euro o fino a 3.500 euro per gli eventuali futuri ripescati, varia in base ai criteri che determinano un punteggio che tra cui, come ripeto, ISEE, composizione del nucleo familiare, presenza di figli minori, condizioni di vulnerabilità, famiglie monogenitoriali, soggetti diversi dai componenti del medesimo nucleo familiare, insomma varie cosine, ci sono vari criteri e mi raccomando, lo ripeto ancora una volta, la mancata presentazione di questa attestazione, quindi il caricamento di questa attestazione all'interno del sito internet entro la data del 27 di giugno, mi raccomando, ricordatevi che comporta l'esclusione dal contributo. Altra domanda a cui vogliamo rispondere oggi è questa, perché me la state facendo in tantissimi e quindi a un certo punto dico come mai, ho fatto un paio di ricerchine. Quando viene caricata la carta acquisti di maggio? Allora, per la carta acquisti o social card, ma come ho già detto sempre dappertutto, a me social card non piace chiamarla in quel modo, la chiamo carta acquisti, se no si confonde con tutto il resto. La ricarica di maggio riguarda il bimestre maggio-giugno. Non c'è una data fissa, lo sapete, ve l'ho sempre detto, non esiste una data fissa per questa ricarica, fissa e unica per tutti, ma i pagamenti vengono scaglionati. A tutti i modi, tuttavia, le prime ricariche per il mese di maggio sono iniziate a partire già dall'8 e dal 9, quindi è già da un po' che va avanti questa ricarica. E anche se l'ho già detto in altri video, soprattutto in quei video che escono intorno al primo del mese, anche se le ricariche avvengono solitamente intorno al 15, giorno più, giorno meno, sabati e domeniche escluse, dei mesi dispari tra l'altro, perché avviene nei mesi dispari, non in quelli pari, a parte gennaio, che gennaio è un paciocco unico. Per quanto riguarda maggio, c'è stato un piccolo anticipo perché l'INPS si è svegliata un pochino prima, è stata molto più tempestiva nelle ricariche e le poste italiane anche lì si sono svegliate un pochino prima, quindi anche grazie sia all'INPS che alle poste molte ricariche sono state anticipate almeno di una settimana rispetto al classico pagamento del 15 del mese. Quindi a questo punto ti do un paio di consigli molto utili per capire cosa sta succedendo. Se non hai ancora ricevuto la ricarica, ti consiglio di primo, controllare il saldo della tua carta. Quindi come si fa? È semplicissimo, semplicissimo. Allora, basta andare allo sportello Postamat, la classica macchinetta che c'è fuori dall'ufficio postale, per i fortunelli che ce l'hanno, perché non è che tutta l'Italia ha la macchinetta fuori. Comunque, andare allo sportello Postamat fuori, inserire la carta, digital PIN, vedi il saldo. Prima. Chiamare il numero verde gratuito 800 666 888 da telefono fisso oppure lo 06 4526 6888, ovviamente da cellulare o dall'estero, ma siccome che ormai
Per il 90% delle persone ha il telefono cellulare, lo 06 45 26 6888 è il numero che secondo me funziona meglio. L'altro modo per controllare il saldo e di accedere al proprio profilo personale sul sito internet delle Poste Italiane, username, password, spin, spic, span, oppure, come ho detto, per chi non ha il postamat, la macchinetta fuori dall'ufficio, basta andare direttamente dentro l'ufficio postale e chiedere a chi sta dall'altra parte del bancone. E sempre stando in argomento di tutto quanto, le ricariche vengono distribuite a blocchi. Non arriva di botto tutta l'Italia, non mi chiedete perché, perché non l'ho mai capito, manco io, non ho mai capito perché non possono fare un bonifico unico per tutti, no? Invece fanno fanno un casino. Quindi a questo punto è normale che non tutti i beneficiari della carta ricevono l'accredito lo stesso giorno. Mi raccomando. Ecco, ricordatevi questa cosa qua. Bene, prima di concludere vi ricordo, come avevo detto, di andare a vedere quel sito internet lì che vi ho lasciato all'inizio del video, dove ho riassunto tutto quanto e che comunque trovate anche qui sotto in descrizione. È utilissimo, potete ricevere tantissime informazioni e quindi vi consiglio di andarlo a vedere. Con questo è davvero tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!